Le nostre Sony ci offrono moltissime possibilità di customizzazione, ovvero di personalizzazione della fotocamera, per poter accedere a delle funzioni in maniera efficace e molto veloce. Abbiamo varie possibilità di accedere a delle funzioni personalizzate. Abbiamo il menu funzioni. Attraverso la pressione di un tasto possiamo accedere a una serie di funzioni da menu che noi scegliamo di impostare, separate sia per quanto riguarda la ripresa video che per quanto riguarda la ripresa fotografica. Abbiamo poi i custom keys. A seconda del tipo di macchina che abbiamo avremo più o meno custom keys, ovvero tasti ai quali possiamo assegnare quasi tutti una funzione. Per cui se io in ambito video utilizzo per esempio due tasti per passare, commutare dall'autofocus a manual focus o tenere bloccato il fuoco in un punto particolare, altre persone potranno utilizzare questi stessi pulsanti per ottimizzare le funzioni che gli servono, magari per la fotografia piuttosto che per il video. Abbiamo poi il My Menu, accessibile all'interno del menu principale. Il menu di Sony è migliorato, ma non è certo eccelso. Attraverso My Menu noi possiamo andare a selezionare le funzioni che utilizziamo più spesso e raggrupparle in questo menu personalizzato che può avere tante pagine a seconda delle funzioni raggruppate magari per tipologia o uso ricorrente, magari dedicate all'ambito fotografico o dedicate all'ambito video. Abbiamo poi le funzioni di memoria richiamabili e registrabili, per esempio 1, 2, 3 sulla rotella. Anche qui varierà in base alla macchina che avete. Tutte queste personalizzazioni hanno la possibilità di essere salvate facilissimamente in un file, in un piccolo file in maniera veramente velocissima, e questo file può essere sia salvato che ricaricato. A cosa è utile un file del genere? È utile in vari casi. Supponiamo di avere due corpi di macchina uguali e vogliamo passare la stessa configurazione, la stessa personalizzazione dei tasti, dei menu funzioni, tutto uguale sull'altra camera. Abbiamo poi magari la necessità di prestare la nostra camera a qualcuno che non è abituato ad usare la nostra personalizzazione, per cui si troverà male. Allora dobbiamo fare magari un reset, oppure lui potrà inserire i suoi parametri personalizzati all'interno della camera. Fatto questo, ci ridà la camera e noi di nuovo carichiamo la nostra personalizzazione sulla macchina. Possiamo creare delle personalizzazioni e possiamo vendere, possiamo anche condividerle con altre persone. Ci sono fotografi e videomaker che sul loro sito hanno reso disponibile per chi vuole la customizzazione della loro macchina, così possiamo magari provare come hanno personalizzato la loro macchina e se non ci piace ritorniamo alla situazione precedente. Ci sono insomma varie casistiche in cui c'è utile magari salvare la personalizzazione. Anche nel caso di un aggiornamento firmware importante in cui magari si renda necessario il reset della macchina o situazioni diciamo del genere. Possiamo quindi salvare questo piccolo file sulla scheda e dalla scheda copiarlo su un hard disk, sul computer o dove vogliamo, e quindi metterlo da parte e al sicuro. In questo modo in qualsiasi momento possiamo ricaricarlo sulla macchina e riavere le nostre personalizzazioni a portata di mano. Vediamo come si fa sulla nostra Sony. Io ho la Sony A7 IV, ma il discorso varrà più o meno anche per altri modelli di Sony. Abbiamo premuto il tasto menu sul corpo della nostra camera e siamo quindi all'interno del menu. Questo è il menu della mia camera, la A7 IV. Bene, andiamo in impostazioni, dove c'è la valigetta. Selezioniamo la seconda scheda, reimposta salva impostazioni. Bene, ci posizioniamo sotto su salva carica impostazioni. A questo punto possiamo o caricare o salvare le impostazioni. Salviamo le impostazioni. Quando noi salviamo le impostazioni, queste vengono salvate con data e ora, per avere così traccia della versione che abbiamo. Salvare nuovo. Immettiamo un nome, lasciamo camset01. Salvare. È stato istantaneo, in un attimo abbiamo salvato sulla nostra scheda il file camset01. Questo è quello che è contenuto all'interno della nostra scheda. È una scheda SD, per altre schede il procedimento può essere diverso perché hanno una struttura magari diversa. Allora, in questo caso come vedete l'organizzazione di CIM è per le foto, noi dobbiamo andare qui, aprire questa cartella e il file sarà contenuto nella cartella Sony.
apriamo Sony, Setting, il nome, il modello della camera, CamSet, eccola qui. Questa è la cartella che contiene il file. Come vedete è un file di 124 KB, è molto piccolo e viene registrato all'interno, appunto, lo troviamo all'interno di questa directory. In questo caso cosa facciamo? Command C, Ctrl C, copia, e lo possiamo andare a copiare in una qualsiasi cartella sul nostro computer. Poniamo di volerla mettere qui, Command V. Bene, l'abbiamo copiata dentro una nuova cartella dedicata appunto a conservare il CamSet, questo file che ci permetterà di ricaricare le impostazioni personalizzate. Ovviamente lo dobbiamo fare perché tutte le volte che andremo a formattare la scheda, naturalmente questo verrà eliminato, per cui una volta che abbiamo salvato il CamSet, il file sulla scheda, questo va copiato su un hard disk, su un computer, quindi fatto lo storage da qualche parte, così lo avremo a disposizione quando ci serve. Ovviamente se dobbiamo ricaricare un file CamSet che abbiamo generato, dobbiamo prendere il file e metterlo in questa posizione. La posizione nella quale viene salvato è la posizione nella quale noi andremo a mettere il file CamSet che vogliamo caricare sulla macchina per ripristinare quelle personalizzazioni che avevamo. Mi auguro che questo video possa esservi stato utile. Lasciate un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!